Buongiorno, oggi cercheremo di realizzare un progetto che da tempo avevo in mente. In particolare sto parlando di un carrello per il trasporto del materiale e di tutte le attrezzature e per l'utilizzo in spiaggia per il surf casting, di cui sono appassionato. Io tempo fa già avevo realizzato, così scherzando, un altro carrello che si è rivelato estremamente utile. Il problema è che è un po' troppo piccolo per tutte le cose che in genere porto in spiaggia. Mi piace stare comodo, quando vado non è che ci sto per 2 ore, 3 ore, io cerco di fare spessissimo, anzi quasi sempre rimango tutta la notte, quindi dalla sera all'imbrunire fino alla mattina dopo, mattina inoltrata se non ci sono bagnanti, nel periodo in cui le spiagge sono più libere sicuramente rimango fino a mattina inoltrata. Per cui l'attrezzatura che mi piace portare al seguito è veramente importante. È chiaro che non tutta può essere caricata sulle spalle, non tutta può essere messa dentro delle sacche, dentro degli zaini. Quindi, come dicevo appunto tempo fa, ho realizzato un carrello che mi ha avvantaggiato notevolmente in questo trasporto. Tra l'altro ho utilizzato per questo carrello le ruote del kayak, sono delle ballon wheel, cioè delle ruote a pallone, a palloncino, che sulla sabbia vanno estremamente bene, sono gonfiate a bassissima pressione e per cui sono perfettamente adatte allo scopo. Tra l'altro posso utilizzarle tranquillamente, nel senso che se uso il kayak le monto sul kayak, se non lo uso chiaramente sono a disposizione per altri utilizzi e un utilizzo di questi è appunto quello del carrello da surfcasting. In questo contesto vorrei realizzare un carrello che mi consenta, al di là di trasportare le cassette contenenti tutti gli accessori e l'attrezzatura, però vorrei realizzare un carrello che mi consenta anche di trasportare le canne, quindi sempre nella loro sacca, ben riparate, ben custodite, però che mi consenta di trasportare anche la sacca delle canne. Quindi, a differenza di quello precedente che ho realizzato, avrei in mente di realizzare questo tipo di carrello sviluppandolo in lunghezza, quindi almeno un 110-120 cm di lunghezza, calcolando che le cassette che utilizzo hanno una dimensione di circa 40-41 cm per 30-31 cm e quindi la larghezza la vorrei realizzare intorno ai 40-42 cm, in modo che queste cassette ci vadano a entrare perfettamente. Poi i 30 cm di larghezza, di profondità di queste cassette, realizzandolo di circa un 90, cioè come ho detto prima, totali 110-120 cm, però con uno spazio utile di carico intorno ai 90-95 cm, 98 teorici, potrei mettere tre scatole in fila e poi su tutta questa lunghezza vorrei realizzare tipo un castelletto, un supporto sul quale andare a mettere appunto la sacca delle canne, l'ombrellone e i reggicanne e tutte quelle attrezzature che ritengo di dover portare durante una battuta di pesca. Vediamo come si può fare questa cosa.
Allora, ecco, dopo alcune lavorazioni, più che alcune, parecchie, la struttura del carrello parzialmente assemblata. Certo andrà successivamente saldata. Questo è il particolare della parte anteriore, dove poi verrà posto un tubo. Certo verrà sistemato prima tutto quell'attacco, dopo la saldatura. Tutto questo blocco verrà sistemato per bene dopo, sagomato più che sistemato per bene dopo la saldatura, in modo che possa accogliere questo tubo del 28 per 2 mm di spessore. Ecco, ho fatto dei fori passanti da 22 mm che poi ho dovuto anche aggiustare perché erano perfettamente da 22 mm, l'alluminio anch'esso è da 22, forse 22 abbondante, e quindi ho dovuto aggiustare un po' i fori. Ecco, questa è la struttura. Nella parte centrale ho inserito un'altra barra, che è questa, che poi ho dovuto anche unire tramite la saldatura TIG, come si vede in questo punto, perché non ne avevo a sufficienza. Questa barra centrale sempre da 22 mm, ma da 1,5 mm di spessore, in maniera tale che possa avere una resistenza alla flessione longitudinale molto più importante. Sempre successivamente poi apporrò l'asse delle ruote. Anche questo è da 22 mm per 1,5 mm di spessore, quindi bello robusto. Però non lo andrò a saldare perché vorrò gestire il bilanciamento del carrello. Sicuramente lo fisserò tramite dei fori e delle viti e bulloni passanti, però predisporrò uno o più attacchi, diciamo uno più o meno a questa altezza e un altro un po' più avanti e forse uno anche più indietro, in maniera tale che poi, in base alle esigenze, in base anche all'esperienza diretta, alla prova diretta, in base a questo poi potrò decidere il tipo di bilanciamento da utilizzare, in modo che non vada a gravare troppo nella parte anteriore.
intanto cominciamo a vedere qual è il peso complessivo di tutto il sistema. Questa è una bilancia di quelle utilizzate per pesare il pescato. Tutto il sistema pesa 5 kg. Allora, ecco tutto il progetto terminato. Come si può vedere, ho utilizzato le ruote che già avevo utilizzato sul vecchio carrello e che in realtà utilizzo anche sul kayak per trasportarlo. Il peso si attesta intorno ai 5 kg, più le ruote chiaramente. La trasportabilità sembra eccellente perché il peso da sollevare nella parte anteriore è veramente poco. Questi particolari possono essere, questi castelletti possono essere tolti con estrema facilità. Con una mano un po' più difficile, ecco qui, sia questo che l'altro possono essere tolti con molta facilità. E qui sopra è possibile appoggiare la sacca delle canne o qualsiasi altra cosa di una certa lunghezza si voglia trasportare. Altro particolare è questo del manico. Adesso ho messo un bullone con un galletto per tenerlo pieno, però ecco, può essere girato, quindi si limita notevolmente lo spazio dentro un'auto per il trasporto. Poi qui prenderò una spina a scatto, la cosa sarà veramente più semplice. Vediamo adesso di caricare il carrello con tutta l'attrezzatura che solitamente porto al seguito durante una battuta di surf casting. Chiaramente questa è l'attrezzatura massima che posso portare, nulla vieta di portarne meno, e quindi in quel caso è possibile modulare le dimensioni e le particolarità del carrello in base alle esigenze. Questa è la situazione limite estrema. Questa è l'attrezzatura che porto. Spazio ce n'è veramente in gran quantità. Si trasporta in maniera veramente semplicissima. Il carico è 5,5 kg di sollevamento. Effettivamente, ecco, si porta veramente bene anche per lunghi tragitti da compiere sulla sabbia, dove è veramente faticoso portare al seguito tutta l'attrezzatura che solitamente si porta. In questo caso adesso non ho fermato nulla, ma basta mettere una o due corde elastiche che reggano fermo il tutto e la cosa funziona senza nessun problema. Aggiungo che questa misura, la carreggiata tra una ruota e l'altra, è di circa 53 cm, come in realtà avevo già previsto di fare. Ecco qua, circa 53-54 cm, per cui sul carrello con queste mie misure è possibile trasportare anche un seat box da surfcasting, che praticamente hanno tutti la stessa misura, intorno a 51 cm di larghezza, 40 di altezza e 38-40 di profondità. Addirittura ne possiamo trasportare due, perché la lunghezza utile del pianale è di oltre 90 cm, per cui ne possiamo trasportare due più uno zaino. Ecco. Ribadisco, queste
Questi supporti posteriori possono essere tolti con estrema facilità, come possono essere a loro volta inseriti con estrema facilità. Ecco, all'occasione